Salve e benvenuti nel mio canale. Hai una vite, la vuoi avvitare su un pezzo di ferro pieno e necessiti di fare foro e filettatura, ma non sei pratico. Adesso ti spiego come fare. Per prima cosa bisogna procurarsi un kit per filettature. Questo è un kit economico, l'ho comprato diversi anni fa, ma va ottimamente per l'uso hobbistico. Questi sono i maschi per filettare i fori, questi sono le femmine per filettare le viti. Oggi noi ci occuperemo della filettatura di un foro, quindi utilizzeremo giramaschio e maschi delle misure adatte. Nelle confezioni in genere sono incluse delle tabelline per indicare esattamente il tipo di maschio e il diametro del foro da utilizzare. In questo caso è un M8, M sta per maschio, quindi cerchiamo sulla tabella 8, diametro di perforazione, questo è il simbolo del diametro, 6,75. Io non ho una punta specifica di 6,75, utilizzerò una punta da 7 mm. Ecco qui dopo la foratura con la punta da 7 mm. Andrebbe effettuata con la punta descritta da 6,75. Preferisco dare un po' più di tolleranza, visto che questi maschi, diciamo, sono a passata unica. Questi kit hobbistici hanno un po' dei limiti. Questo è un maschio a passata unica. In realtà, per una filettatura professionale, il kit è completamente diverso, con costi esorbitanti, e ogni maschio ha 3 passaggi. C'è uno per la sbozzatura, un intermedio e uno per la finitura. Ma ripeto, in questi kit hobbistici fanno solo un ibrido che va usato con un po' di cautela per evitare che si spacchi, perché questo è un acciaio molto temperato, è quasi un cristallo, quindi va usato con attenzione. Come tutti gli attrezzi hobbistici, hanno bisogno di più di un occhio di riguardo. Comunque, tornando alla pratica, adesso per filettare, vedete come è fatto, ha degli inviti, cioè è più smussato per permettere di entrare, e poi piano piano la filettatura comincerà ad aumentare fino a portarla al diametro filettato giusto. Questi solchi servono a buttare il truciolo, perché questo verrà asportato proprio asportato, e quindi si creeranno dei riccioli che si accumuleranno qua, e poi vi spiegherò come scaricarli, come farli uscire dal foro. Dal set per filettare prendiamo il giramaschi. Qui c'è pure indicato che va da M3 a M12, può ospitare. Il maschio dietro ha un codolo quadrangolare, infatti si bloccherà perfettamente. Ecco, lo stringiamo a mano, ma con un po' di serraggio. Ecco fatto. Adesso vi faccio vedere, non si fa così la filettatura, la morsa deve stare attaccata, ma io vi devo spiegare come funziona esattamente. Allora, il maschio va infilato e va mantenuto il più perpendicolare possibile. Non mettiamoci così, perché altrimenti la filettatura non la faremo mai a mano. Il più perpendicolare possibile, e si inizia a girare piano piano, fin tanto che sentiremo proprio questo utensile mangiare il metallo. Controlliamo, ci siamo, è perpendicolare. A mano non risulterà mai perfettamente perpendicolare, questo è più che certo, però per uso hobbistico è più che preciso. Per le lavorazioni di precisione ci sono attrezzi particolari e tecnici qualificati. Noi siamo hobbisti. Continuiamo a girare, vedete già adesso si mantiene da solo perché i denti hanno cominciato a fare presa sul metallo.
L'olio non va messo immediatamente, altrimenti non si riesce mai a cominciare a mangiare il metallo. Ma appena sentiamo resistenza, ecco, adesso già non riesco più a girare a mano, quindi in realtà la morsa in uso normale deve stare ferma, ben piazzata e uno gira. Eccoci qui con un'inquadratura il più vicino possibile. Dopo, con dell'olio, mettiamo proprio qualche goccina all'inizio, senza esagerare, perché non serve esagerare con un mare d'olio, e cominciamo a far mangiare l'utenza. Vedete l'olio come facilita? Sto in una posizione scomodissima, ma per farvi vedere bene, ogni tanto, diciamo ogni giro, ogni paio di giri, si fa un giro all'indietro. Se notate già si comincia a vedere il truciolo che è uscito. Come torno indietro, il truciolo che sta mangiando risale sopra e si scarica. Per scaricare intendo viene espulso. Sentite il rumore? Questo è il metallo che viene asportato, il truciolo. Adesso dovrebbe... Si vede un po' di trucioli. Non ne escono tanti perché essendo un foro passante, probabilmente sta scaricando nella parte di sotto. In questo caso la filettatura è stata abbastanza rapida perché diciamo che ho la punta ho arrotondato per eccesso il diametro, ne serviva una da 6,75, ne ho usata una da 7 mm, ma va bene, diciamo. Ecco, qui si è svitato. Come potete vedere, i trucioli che ha mangiato, perché poi lo spessore è solo 1 centimetro, non è che ci sia tutto questo materiale da asportare. Scusate, non stavo inquadrando. Ecco qui, adesso svitiamo. Ecco qui il lavoro finito. Togliamo l'olio in eccesso. Adesso proviamo la vite. Va bene, stringe. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, metti un like e condividi. Sotto ogni mio video c'è un link se vuoi fare una piccola donazione. Grazie.